Ciao a tutti e ben ritrovati per una nuova reaction. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi tornerò ad ascoltare Ignazio Boschetto, cantante del Volo, che stavolta canta Show Must Go On. È un brano dei Queen, una canzone immortale che io amo alla follia, quindi spero veramente che renda giustizia a questa canzone, ma sono sicuro che lo farà. Non ho mai ascoltato questa esibizione, la ascolterò per la prima volta ora insieme a voi, la ascolterò tutta senza interrompere, dopodiché tornerò da capo cercando di dare qualche dettaglio e qualche commento tecnico di analisi vocale. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Andiamo ad ascoltare. Empty spaces, what I would leave them for. Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? Another hero, another mindless crime. Behind the curtain, in the back. Oh, the line. Does anybody know what we are looking for? Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My nigga may be flaking. Mama smile. Still station. Whatever happens, I give it all to chance. Another hurting, another fear of man. Oh no, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be warm now. I soon be turning round the corner. Outside the dawn is breaking, but
Wow. Eh sì. Grazie mille! Grazie. Ma più grande applauso ma all'orchestra e alla band, fantastici, grazie ragazzi. Bravo, ha ringraziato l'orchestra alla fine. Bravissimo, è stato pazzesco, una performance veramente memorabile. Bravissimo. Mi ha colpito molto perché è stato fatto un arrangiamento nuovo di questa canzone, che non ha voluto, diciamo, essere troppo maniacalmente fedele alla versione originale, ma è stata fatta una versione più addirittura ancora più rock dell'originale, quasi metal in certi momenti, anche nel suo modo di cantare, devo dire la verità, che mi ha colpito molto. E anche questo arrangiamento chiaramente orchestrale con tutta l'orchestra, i musicisti dal vivo, è stato veramente, veramente emozionante, pazzesco. Questa chiaramente è la trasmissione, no, la trasmissione è l'esibizione a tutti per uno che era stata fatta all'Arena di Verona con tutti i ragazzi del Volo, e alcuni brani li hanno cantati da solisti. Lui, come vi ho già detto, è palesemente il mio preferito dei ragazzi del Volo, senza nulla togliere agli altri, però qui veramente ha dimostrato una capacità vocale veramente incredibile. Proviamo a riascoltare da capo per capire alcune cose. Empty spaces, what I would leave them for. Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? Ok, allora, già l'inizio è pazzesco. Vediamo prima di tutto se la tonalità è stata mantenuta come l'originale. Esatto, è in Si minore, quindi assolutamente tonalità originale. Questo è un brano tecnicamente complesso, ok? Partiamo da questo presupposto. Lo dico anche sempre ai miei allievi: se volete provare a cantare questa canzone, sappiate che siete di fronte a grossi ostacoli, non soltanto tecnici, perché poi vocalmente Freddie Mercury qui ha dato veramente tutto se stesso, tra l'altro in un momento in cui era particolarmente debole anche a livello fisico, e qui è riuscito a fare delle cose incredibili vocalmente, note altissime, tutte in voce piena, pazzesche, il graffio nella voce, dinamiche su tutta la canzone, insomma veramente, veramente tecnicamente complessa. Ma la difficoltà non è solo tecnica, ma prima di tutto interpretativa. È un brano che va cantato con il cuore, è un brano che va cantato con una certa sofferenza nella voce, perché è un brano di un uomo che sta per morire, che tuttavia dice lo show deve continuare, quindi è drammatico. Se noi pensiamo proprio a Freddie Mercury negli ultimi mesi della sua vita, che canta questa canzone in studio, è una cosa che fa venire la pelle d'oca, ok? Quindi è un brano emotivamente molto complesso da gestire, e molto spesso si sentono cover di questo brano che non sono all'altezza per questo motivo, perché magari tecnicamente il performer arriva alle note che deve fare, ma gli manca poi l'aspetto emotivo. Qui invece Ignazio è stato bravissimo anche a gestire proprio questo aspetto emotivo. Tecnicamente è perfetto, ma è anche molto emotivo, e diventa emotivo proprio nella gestione della voce. Si ispira moltissimo a Freddie Mercury pur facendo la sua, perché già in questa prima parte alterna colori diversi, dinamiche che non sono mai statiche, ok? Quindi sentite come sfuma i finali delle frasi, come parte aggressivo con un po' di distorsione già in questa prima strofa, molto più aggressiva dell'originale, a dire la verità, ma poi torna a sfumare. Sentite. Another hero, another mindless crime. Bellissimo.
Another mindless crime. Sentite come ha sfumato il finale, ok? È veramente molto bravo poi a gestire queste distorsioni anche in queste parti più leggere, poi quando ci dà dentro nelle parti più cariche, lì proprio dà il meglio di sé, ma anche in questi momenti un pochino più intimi gestisce la distorsione in maniera perfetta. Questa è una distorsione glottica, che però è sempre prodotta a massa sottile. Le corde vocali sono sempre assottigliate, sono sempre, non sta cantando di petto, non sta cantando in belting, anche se poi quando va in acuto ti dà una sensazione di potenza, di proiezione, ma come vi ho detto altre volte è tutta un'illusione acustica. Lui è sempre a massa sottile, ok? Sta comunque facendo degli atletismi col suo corpo, quindi non è che non sta lavorando, anzi sta lavorando parecchio col corpo, però diciamo che non si sta sgolando, non sta urlando assolutamente, ok? E anche queste distorsioni sono molto molto controllate. Andiamo avanti, continuiamo a sentire tutte queste dinamiche. Behind the curtain, in the pantomime, off the line, does anybody know what we are looking for? Ok, e poi, come sentite, pulisce la voce quando invece non vuole più ottenere quella distorsione che aveva prima e quindi lo fa a comando, ha un controllo pazzesco. Quando canta con la voce pulita sentite che risonanza che ha e allo stesso tempo che morbidezza, il suono è pieno, è pulito, è potente, ma comunque ti dà questa sensazione di leggerezza, no? Questo è quello che io chiamo mix estremo, che è quello che ho detto anche in altri video su Ignazio. Lui canta sempre in mix estremo fin dall'inizio della strofa fino alla fine della canzone. Mix estremo significa mix in voce piena. Lui è in voce mista perché non sta cantando di petto e non sta cantando neanche in falsetto. La voce è piena, però sta gestendo delle dinamiche complesse nella transizione M1 M2, quindi nel modo in cui gestisce il passaggio, ok? Con un suono che è sempre pieno e collegato. Mix estremo perché è estremamente tecnico, oltre a raggiungere gli estremi della propria estensione, che è quello che insegno io, EMV, Extreme Mix Voice. Trovate tutti i link e le info qui sotto in descrizione. Comunque, andiamo avanti. Does anybody know what we are looking for? Show us Ok, particolare questa scelta che nel ritornello non sta cantando la parte alta, cioè si sente la sua voce che probabilmente però è in base, è in una sequenza, perché vedete anche come muove la bocca. Non sta cantando Show must go, questa nota qui, che è un Si, tra l'altro. Quindi già una nota alta. Si sente che c'è la voce sua, ma è registrata. Scelta, non lo so, particolare, perché lui arriva tranquillamente a quelle note anche dal vivo, però qui lui sta armonizzando più in basso, si sente poco la voce armonizzata bassa in questi momenti. Probabilmente è stato fatto un lavoro di mixaggio, o forse è stato fatto in post questa cosa, forse perché c'è stata qualche imprecisione che poi ha voluto togliere, non ne ho la più pallida idea. Comunque è una scelta curiosa. E mentre tutte le altre parti è lui che canta, non è assolutamente in playback, ci mancherebbe. Solo in questo Show Must Go On del ritornello, anche nei ritornelli successivi, ha una voce registrata in base. Poi c'è anche il coro, come vedete, però sento proprio il timbro della sua voce nella base, quindi questo mi risultava un po' strano. Comunque andiamo avanti, bellissimo questo ritornello, molto carico e molto emotivo. Ok, avete sentito come è sempre aggressivo con la voce, quindi ha fatto una reinterpretazione di questo brano in una chiave più rabbiosa quasi, ok? Che ci sta, alla fine è una sua reinterpretazione, funziona
funziona assolutamente. E poi sentite, mi piace moltissimo poi quando ammorbidisce i finali delle frasi, tipo questo still stays on, ha fatto un soffiato. Anche quando fai soffiati è sempre in mix estremo, perché si aiuta con l'attivazione delle false corde, che sono sempre attive anche proprio quando canta in voce pulita, in voce piena, e anche quando canta con la distorsione ancora di più le false corde si fanno avanti ed entrano in gioco. Però anche quando fai soffiati è importante che le false corde siano attive, proprio per evitare still stays on di sfiatare totalmente, ok? Invece mantiene un suono compresso, still stays on, ok? Che è funzionale poi a non perdere la posizione nel momento in cui deve fare queste transizioni dinamiche da voce piena a soffiata, ok? Andiamo avanti con la seconda strofa, che sale di tonalità, di un tono, proprio come la canzone originale. Whatever happens, I give it all to chance. Another hurting, another fail remains. Avete sentito su questo fail come ha cercato proprio lo squillo del suono, ha cercato questa I squillante, appunto, proprio perché era una I, però in generale è molto bravo a posizionare le vocali, a non perdere mai l'equilibrio di quello che sta facendo, e continua con questa dinamica tra il forte e il piano, il distorto e il soffiato, veramente pazzesco. Oh no, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be warmer now. I soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm looking to be free. Ha sempre un suono veramente pienissimo, potentissimo, risonante, veramente incredibile. E sì, no, qua è perfetto. Poi c'è anche la gestione del vibrato, bellissimo. Qua mi sembra quasi, sia nel vibrato sia in questa distorsione così marcata, come vi dicevo prima, mi sembra quasi una reinterpretazione metal, ok? Nonostante non sia assolutamente un arrangiamento metal, però lui con la voce mi sembra veramente molto carico, come un cantante metal di fatto. E a me piace, perché mi piace il metal, e qui devo dire che lo sto apprezzando veramente molto. E poi lo vedete anche com'è rilassato, nonostante dentro di sé stia facendo degli atletismi complessi e i suoi muscoli internamente stanno lavorando, da fuori ti dà comunque questa sensazione, questa idea di leggerezza, di tranquillità, che non si stia sforzando davvero, ok? E questo è un equilibrio perfetto, e solo chi si allena tanto con la voce può arrivare a quel tipo di equilibrio. E volevo dirvi anche che non c'è assolutamente autotune, non c'è correttore di intonazione, è una performance totalmente live, senza effetti, senza correzioni, ecco. E quindi a maggior ragione veramente molto bravo, precisissimo nell'intonazione, veramente pazzesco. Andiamo avanti. Bellissimo questo assolo di chitarra, scusate se interrompo, molto fedele al solo originale di Brian May, non so chi sia il chitarrista, comunque veramente molto bravo. E avete sentito questi acuti, quanto erano risonanti, quanto erano bilanciati, equilibrati, veramente una gestione proprio della risonanza perfetta, perfetta. Andiamo avanti, qua c'è lo special. My soul is painted like the wings of butterflies, fantasies of yesterday, grown but never die. I can fly my
pazzesco, pazzesco. In questo special io mi aspettavo che diminuisse un po' l'intensità, perché qua c'è proprio un momento magico nella canzone originale in cui tutto diventa più armonioso, più allegro anche come sensazioni positive, no? Che ti dà anche questa parte, sia nell'arrangiamento che nella voce. E qui lui invece è rimasto molto carico, però credo che fosse l'adrenalina del live che l'ha mantenuto sempre super elettrico e quindi continua a distorcere, continua a darci dentro, ma ci sta, ci sta. Avrei preferito un pochino più di dinamica qui, ma è il mio gusto personale, ci mancherebbe, qua è stato veramente pazzesco. Poi ha fatto quell'acuto, quando dice I can fly, vediamo che nota è, fa un Si 4 che poi tocca un Re 5, veramente bravissimo, tutto in voce piena, con un suono pienissimo, anche qui sempre, assolutamente, sempre mix estremo, pazzesco. Bravissimo, bravissimo. Questa è la frase più difficile di tutta la canzone. Quando dice I'll face it with a grin, è la parte peggiore perché intanto sono tutte degli acuti pienissimi, proprio in voce piena, su delle I, ok? Tocca una nota veramente molto alta, perché se non sbaglio tocca un Re 5 sempre. Sì, tocca un Re 5, però su una I, ok? Quindi qua anche lui leggermente ha ceduto, ok? Ha girato un po' sull'ultima I, però stiamo parlando veramente di una nota altissima. In realtà anche Freddie Mercury la prende così in studio, però Freddie Mercury lo fa sentire un po' meno. Lui qui voleva prenderla proprio piena, poi a un certo punto gli ha un po' girata, però è una nota veramente difficilissima. Quando dice oh sull'ultima nota è assolutamente girato, però poi l'ha recuperato subito, sempre richiamando le false corde all'azione per non perdere la posizione e tenere poi la nota lunga successiva, pazzesca anche questa, ok? Quindi veramente molto molto bravo. Riascoltiamo questa parte. Qua. Wow. E qua ha tenuto quest'ultima nota pazzesca, questa era perfetta, assolutamente voce piena. E qua fa un Do diesis 5, ok? Poi tocca per un attimo anche il Re 5, però rimane su quella nota lì e poi torna giù e tiene questo Si 4 tenuto lungo. Ascoltiamola di nuovo perché era bellissima. Wow. Che dire, veramente bravissimo, bravissimo. Questa è una canzone, ribadisco, che pochi possono cantare in modo credibile. Lui l'ha fatto, tanto di cappello, bravissimo Ignazio. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Lasciatemi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction e ci vediamo al prossimo video. Ciao!